Con questa lezione entriamo nel vivo del processo di catalogazione di Lightroom, una funzione che ti offre questo programma per ordinare le tue fotografie in base ai diversi criteri che adesso andremo a analizzare. La prima cosa che devi avere bene presente prima di iniziare questo percorso è come ragiona Lightroom, un discorso che abbiamo inizialmente approfondito già nella lezione precedente, quando abbiamo parlato dell'importazione delle fotografie. Uno dei grandi punti di forza di questo programma è proprio quello di effettuare un fotoritocco che non è distruttivo, in quanto non agisce direttamente sulle tue fotografie originali. Quindi tu puoi effettuare tutti i tuoi processi, sia di catalogazione, sia di fotoritocco all'interno del programma, e le modifiche verranno apportate solo in fase di esportazione e non sul tuo file originale, su un altro file che verrà creato appositamente per quella funzione. Tutte comunque le operazioni che effettuerai all'interno di Lightroom, quindi tutti i cambiamenti, sia di un metadato, quindi di un piccolo parametro di catalogazione, oppure di un cambiamento di esposizione, di contrasto, come poi vedremo più avanti, sono tutti contenuti all'interno del catalogo, che è proprio l'argomento che andremo a analizzare principalmente in questa lezione. Il catalogo è il cuore pulsante praticamente di Lightroom, una sorta di database dove sono contenute tutte le informazioni, tutte le operazioni che sono fatte all'interno di questo programma. Ovviamente tutto in formato virtuale. Una volta che abbiamo capito questo, andiamo un po' più nel dettaglio e parliamo appunto del catalogo. Scusa se ho ripetuto questo concetto più volte all'interno di queste lezioni, ma è un concetto veramente fondamentale per capire come funziona questo programma e per capire soprattutto le potenzialità di Lightroom, quindi la possibilità di cambiare il volto delle tue fotografie senza cambiare assolutamente gli originali, quindi conservando comunque gli originali in cassaforte. E tutti sappiamo quanto è importante questo aspetto nell'intero processo di sviluppo di uno scatto. Per capire l'importanza che ha questo elemento all'interno di Lightroom, lo vedrai praticamente subito appena farai partire il programma per la prima volta. Io ovviamente ho azzerato il mio Lightroom, l'ho reinstallato e vedi che appena fai partire il programma ti appare subito questa possibilità. Ti dice che non è stato trovato il catalogo di Lightroom e quindi il programma non può essere aperto. Quindi hai queste possibilità, che sono tre: o esci dal programma, o usi un catalogo che magari è già precedentemente utilizzato, visto che hai usato una precedente versione di Lightroom, oppure crei un catalogo predefinito e inizi a elaborare le tue fotografie. Quindi vedi subito che senza catalogo non si va avanti, quindi non puoi utilizzare il nostro programma. Quindi in questo caso non abbiamo un altro catalogo e scegliamo il crea catalogo predefinito. Una volta cliccato questo pulsante ti ritrovi nella schermata di interfaccia che abbiamo già visto nella lezione dedicata. Le cose importanti della catalogazione sono ovviamente nel modulo libreria e nella parte sinistra. Abbiamo il catalogo, le cartelle e le raccolte. Come puoi vedere il catalogo è qua in alto, abbiamo sempre il sottomenu che si può aprire utilizzando la solita freccetta. Il catalogo spesso si pensa sia un solo file, ma in realtà è un insieme di file. Quindi andiamo un attimo subito a vederli. Il percorso solitamente di default dove viene inserito il catalogo da parte di Lightroom è in immagini, quindi o in picture, poi dipende da Windows o dal Mac, e vedi questo qua è la cartella del nostro catalogo. Se clicchi all'interno ci sono i vari file che compongono appunto questo elemento. Il file più importante è questo qui, quel punto .lrcat. È proprio il catalogo vero e proprio, dove sono contenute tutte le informazioni di sviluppo e di catalogazione che effettuerai all'interno del programma. Quello invece subito sopra è il catalogo, diciamo la parte del catalogo che si occupa delle anteprime, quindi all'interno di questo file sono presenti tutte le informazioni relative alle anteprime, quindi quei piccoli riquadri che vedi nel modulo libreria che abbiamo visto precedentemente nella schermata di importazione, e altri file sono invece secondari per il funzionamento comunque del catalogo. Lightroom ti offre la possibilità di lavorare con uno o più cataloghi. Per creare un nuovo catalogo ti basterà andare nel menu superiore, File, Nuovo catalogo, dare semplicemente il nome, vedi che il percorso di destinazione è sempre immagini di default, poi ovviamente puoi cambiarlo. Diamo per esempio prova, crea, e quando crei il tuo nuovo catalogo vedi che la Lightroom si aggiorna praticamente, si spegne e si riaccende, in modo tale da permettere a Lightroom di cambiare il catalogo. Questo perché?
perché anche se ti permette comunque di lavorare con uno o più cataloghi, all'interno del programma puoi lavorare solo con un catalogo per volta. Vedi che qua a sinistra il catalogo è l'unica possibilità che non presenta la spunta col più, proprio per questo motivo, perché puoi lavorare con un unico catalogo per volta. Anzi, per quel che mi riguarda, ti consiglio di lavorare con un solo catalogo, perché è proprio così che funziona Lightroom. Anche le linee guida di Adobe ti consigliano di lavorare con un solo catalogo e poi di catalogare le tue fotografie, quindi ordinarle grazie ad altri fattori come per esempio le raccolte o le cartelle o anche le raccolte dinamiche che vedremo più avanti. Questo ovviamente è un consiglio, ciò non ti vieta di lavorare con 10.000 cataloghi diversi, dipende sempre dal flusso di lavoro che uno vuole creare. Io di solito lavoro con un catalogo e poi classifico molto le mie fotografie con le cartelle, ma soprattutto con le raccolte. Per finire il discorso sul catalogo, vediamo un po' le impostazioni generali di questo elemento. Per farlo andiamo sempre nel menu qua in alto, Lightroom Classic, impostazioni catalogo. Vedi che hai questa nuova schermata con 3 diverse opzioni. Nella prima hai delle informazioni molto generali, come per esempio il nome del catalogo, in questo caso prova, la data di creazione e per esempio in fondo la dimensione in megabyte del tuo catalogo. Invece nel primo abbiamo il percorso che ti ricordi abbiamo creato prova poco fa, e se vai su mostra andrai direttamente nel Finder, quindi sulla tua scrivania, e ti farà vedere il catalogo che stai utilizzando. Lightroom abbiamo detto che era il predefinito, io lavoro con un solo catalogo in totalità, quindi possiamo tranquillamente eliminare questo catalogo e tenere solo quello di prova. Un'ultima importante funzione di questa parte di schermata è quella relativa ai backup, quindi la possibilità di effettuare una copia di quello che stai facendo all'interno di Lightroom in modo tale da prevenire eventuali errori futuri. Quindi una funzione molto importante che ti consiglio assolutamente di non sottovalutare. Proprio per questo motivo cerca di non mettere mai, ovviamente, ma neanche una volta al mese o una volta alla settimana, ma metti questa funzione ad ogni chiusura di Lightroom, in modo tale che il programma, quando chiude Lightroom, farà la sua copia di backup. Un'ultima funzione di questa schermata la troviamo in gestione file. Se tu hai scelto nella fase di importazione le anteprime standard, tramite questo sottomenu puoi scegliere la qualità, per esempio delle tue anteprime, e la dimensione, in modo tale quindi da ottimizzare lo spazio all'interno del tuo software. E come ti dicevo, la parte delle anteprime è sicuramente la parte che occuperà più spazio all'interno del tuo computer. Poi ha anche un'altra funzione per eliminare automaticamente le anteprime 1 a 1, che quindi sono le anteprime più grosse, dopo 30 giorni o dopo un altro periodo di tempo, selezionandolo semplicemente dalla schermata a fianco. Passiamo ora a un altro strumento di catalogazione che ti offre Lightroom, è quello subito sotto il catalogo che si chiama cartelle. Le cartelle non sono praticamente niente di diverso dalle cartelle che sono sul tuo computer. Infatti questa parte del programma è relativa alla posizione fisica delle tue fotografie, mentre il catalogo e le raccolte sono delle cose virtuali, come vedremo anche più avanti poi con le raccolte nella lezione successiva, le cartelle sono una cosa reale, quindi rappresentano praticamente le cartelle dove sono sistemate le tue fotografie, quindi la posizione fisica dei tuoi scatti. Per capire meglio questa funzione, importiamo delle fotografie. Quindi usiamo il nostro metodo di prima, prendiamo per esempio questa cartella ritratti e la trasciniamo all'interno di Lightroom. Quindi apparirà la nostra schermata di importazione. In questo caso andiamo a scegliere, come abbiamo detto precedentemente, nella destinazione come verrà inserita questa cartella. Abbiamo detto non per data, in questo caso possiamo fare per cartelle originali, quindi metterà, come puoi vedere, una cartella con lo stesso nome della cartella importata, ritratti. Quindi usiamo questo, diamo importa e vedi che in cartelle compare magicamente la nuova cartella ritratti con 4 foto esattamente le stesse che abbiamo importato precedentemente. Analogamente possiamo portare anche le altre cartelle di foto 2018 con le nostre 5 foto con lo stesso criterio di prima, quindi vedi foto 2018 e foto 2019 con queste 32 foto e le importiamo e vedi che abbiamo le stesse 3 cartelle qua in Lightroom che sono le stesse che poi abbiamo all'esterno del programma: ritratti, foto 2019 e foto 2018. Anche il catalogo si è aggiornato, vedi che tutte le foto adesso sono 41 e l'importazione precedente, che è questa qua, è foto 2019 con 32 foto. Vediamo ora degli aspetti fondamentali
per capire questo elemento, quindi per capire le nostre cartelle. Innanzitutto devi capire che queste cartelle sono perfettamente sincronizzate con quelle all'esterno del programma. Vedi che in immagine abbiamo il nostro catalogo, prova, e poi le nostre 3 cartelle. Foto 2018, 2019 e ritratti. Se noi andiamo per esempio a cambiare tasto destro del mouse su foto 2019 e rinomina questa cartella e la chiamiamo solamente foto, anche all'esterno la stessa cartella cambierà nome e lo stesso identico nome, vedi foto, foto. Quindi qualsiasi operazione fai all'interno di Lightroom sulle cartelle ha delle ripercussioni uguali, identiche, anche nelle cartelle esterne, quindi proprio quelle dove sono situate le tue fotografie. Quindi a differenza del catalogo che mantiene traccia di cambiamenti virtuali, i cambiamenti che fai all'interno delle cartelle sono permanenti anche all'esterno del programma, quindi presta bene attenzione a questo. Quindi per esempio anche se cerchi di trascinare una cartella all'interno di un'altra, quindi fai delle sottocartelle, il programma ti avvisa subito. Io l'operazione la faccio, però dammi la conferma di spostare perché cambierai anche la posizione fisica dei file. Quindi questo è il primo concetto in assoluto da capire. Qualsiasi cambiamento fatto sulle cartelle di Lightroom ha ripercussione anche sulle cartelle esterne, cartelle che contengono i nostri scatti originali. Presta bene attenzione a questo. Come abbiamo visto per il catalogo, anche per quanto riguarda le cartelle, Lightroom ti offre la possibilità di lavorare con una o più cartelle. Per creare una nuova cartella ti basterà andare semplicemente qua a fianco al tasto più e ti appare, vedi, questa piccola tendina. Con aggiungi sotto cartella hai la possibilità, praticamente ti esce fuori solo se c'è una cartella già selezionata. Quindi se adesso noi andassimo avanti e spuntassimo aggiungi sotto cartella, aggiungerebbe una cartella all'interno della cartella foto che adesso è selezionata. Mentre con aggiungi cartella, che noi adesso andiamo a fare, aggiunge semplicemente una cartella. Ti appare questa schermata, scegli il tuo percorso di destinazione, noi la mettiamo in immagine insieme alle altre e scegli semplicemente il nome cliccando nuova cartella, la chiamiamo per esempio animali, ed ecco che ti appare la nuova cartella animali all'interno delle tue cartelle. In questo caso l'immagine è completamente diversa, vedi che è un po' più oscurata, perché? Perché questa cartella è vuota e Lightroom ti fa capire subito visivamente che questa cartella non contiene immagini, sia con questo colore, sia col fatto che a fianco agli animali c'è il numero 0. Ovviamente questa cartella animali sarà presente anche all'esterno del programma nella nostra cartella generale immagini. Per mettere delle immagini all'interno della cartella, se sono già presenti su Lightroom, ti basterà semplicemente prendere e trascinarle mettendole al suo interno. Presta attenzione a mettere il mouse all'interno delle immagini e non sul bordo grigio perché sennò l'immagine non verrà spostata all'interno della cartella. La prima volta che sposti un'immagine all'interno di una cartella, vedi che ti appare la solita scritta che ti avvisa che cambierà il percorso fisico di quello scatto, di quel file. Quindi adesso mettiamo non mostrare più perché abbiamo capito e andiamo avanti. E vedi che poi puoi aggiungere ovviamente anche le altre fotografie e hai la tua cartella animali con 2 foto che ovviamente saranno presenti anche all'esterno nella cartella animali. Vediamo ora altre opzioni sempre relative alle cartelle. Andiamo su una, tasto destro, abbiamo l'opzione rinomina e quella vabbè è molto semplice, l'abbiamo vista precedentemente, e poi abbiamo l'opzione per esempio rimuove una cartella. Questa è l'unica opzione che non è sincronizzata con l'esterno, perché se noi per esempio proviamo a rimuovere la cartella, Lightroom ti dice, comunque ti avvisa, se continuate queste foto verranno rimosse dal catalogo di Lightroom, ma la cartella e i file rimarranno comunque sul disco. Quindi comunque, anche se rimuovi una cartella, le immagini non verranno rimosse dal tuo disco fisso. Quindi un'opzione di sicurezza che Lightroom ti mette a disposizione per evitare possibili inconvenienti dovuti magari a distrazioni. Poi con l'opzione mostra cartella principale, se spuntata, ti mostrerà la cartella, diciamo, superiore a quelle presenti qua, quindi nel nostro caso immagini, quindi picture. Se poi vuoi togliere di nuovo questa cartella madre, ti basterà andare sulla cartella, per esempio in questo caso picture, sulla cartella appunto genitore, e scegliere l'opzione nascondi questo elemento principale e non vedrai più la gerarchia delle varie cartelle. Vediamo ora un secondo aspetto fondamentale per capire come funzionano le cartelle. Abbiamo detto che qualsiasi
modifica fatta all'interno di questi elementi sul programma Lightroom ha ripercussioni anche sulle cartelle esterne, ma vada bene che non è assolutamente vero il contrario. Quindi qualsiasi modifica fatta all'esterno del programma sopra le cartelle non vengono sincronizzate all'interno di Lightroom. Per esempio in questo caso ho creato una nuova cartella con scritto nuove foto all'interno di immagini e questa cartella non è per esempio presente all'interno di Lightroom, anche se secondo il mio flusso di lavoro dovrebbe contenere delle fotografie che dovrebbero essere su Lightroom. Quindi una possibilità per aggiornare e sincronizzare il programma con l'esterno è passare, come ti ho fatto vedere prima, attraverso il percorso principale, quindi attivare la gerarchia di cartelle, andare sulla cartella genitore, tasto destro e scegliere l'opzione sincronizza cartella. Quindi stai dicendo a Lightroom di guarda che ho fatto delle modifiche all'esterno, sincronizzati in modo tale che non ci siano problematiche. E vedi che Lightroom lo riconosce e ti dice ci sono 65 nuove foto pronte per l'importazione. Ok, va bene, sincronizza e le foto verranno automaticamente importate e apparirà ovviamente la cartella con nuove foto all'interno della tua sezione cartelle. Allo stesso modo, se per esempio spostiamo questa cartella animali che è già presente su Lightroom al di fuori del suo percorso, una volta che ritorni sul programma, Lightroom ti avvisa subito con dei segnali. Vedi che intanto la cartella adesso è completamente grigia e ha un piccolo punto interrogativo lì a fianco. E poi abbiamo anche sulle fotografie questo punto esclamativo. Tutti questi segnali vogliono dire semplicemente che Lightroom non riconosce più il percorso di questa cartella, quindi non è momentaneamente utilizzabile. In questo caso per sincronizzare vai sulla cartella scelta e scegli l'opzione, sempre col tasto destro del mouse, trova cartella mancante. Devi dare ovviamente il percorso di dove è inserita la tua cartella animali, che in questo caso è sulla scrivania, e una volta associato vedi che compare nuovamente animali di nuovo in bianco, quindi è di nuovo attivabile e si possono modificare le foto al suo interno. Ovviamente in questo caso adesso è al di fuori della cartella genitori immagini perché l'abbiamo spostata precedentemente. Va bene, adesso eliminiamola perché comunque non ci serve, quindi rimuovi, facciamo anche un minimo di ripasso, ritogliamo la cartella genitore, quindi la gerarchia delle cartelle, e questi sono i concetti fondamentali per utilizzare al meglio questo strumento di Lightroom che sono le cartelle. Una cosa che non abbiamo visto, che comunque viene ormai abbastanza logica da pensare, se per esempio aggiungi dall'esterno delle fotografie su una cartella che è già presente su Lightroom, puoi aggiornare le foto semplicemente andando sulla cartella, tasto destro e sincronizza cartella. Quindi con sincronizza cartella aggiorni praticamente quella cartella in automatico, sia per quanto riguarda la posizione sia per quanto riguarda l'aggiunta di nuove foto. Quindi i concetti fondamentali da capire sono che il catalogo è una cosa virtuale, quindi non contiene innanzitutto le tue fotografie fisiche che sono contenute invece nelle cartelle. Il catalogo contiene tutte le informazioni di sviluppo, semplicemente quello che vengono applicate poi a una copia della tua fotografia originale perché la fotografia originale rimane inalterata. Le cartelle, abbiamo detto, contengono le fotografie vere e proprie, quindi le fotografie fisiche, e abbiamo visto il funzionamento delle cartelle, sincronizzate dall'interno verso l'esterno, ma non sincronizzate l'opposto, quindi dall'esterno verso l'interno non sono sincronizzate. Quindi per velocizzare il tuo flusso di lavoro io ti consiglio sempre di cambiare le tue cartelle direttamente dall'interno di Lightroom, in modo tale da non dover passare attraverso la sincronizzazione delle cartelle. Dovresti comunque cominciare a capire l'importanza che Lightroom dà appunto a questo aspetto che è la catalogazione delle immagini. E non abbiamo ancora visto le raccolte che sono sicuramente l'elemento più bello e versatile che questo programma ti mette a disposizione. Con questa lezione abbiamo finito, passiamo adesso a Lightroom Facile dove inizieremo a parlare delle raccolte e ci vediamo poi nella prossima lezione. Il primo strumento di cui volevo parlare in questa lezione di Lightroom Facile si chiama raccolta rapida e lo trovi nel sottomenu del catalogo, qui a fianco. Questo è uno strumento che ti permette di scegliere le foto su cui lavorare in maniera molto veloce. Vediamo ora come aggiungere delle foto alla raccolta rapida. Andiamo per esempio nella nostra cartella foto. Abbiamo diversi generi fotografici. Non so, vogliamo per esempio lavorare solo sul paesaggio. Per aggiungere per esempio la fotografia di paesaggio, questa qui,
ti basterà semplicemente andare a cliccare su questo pallino in alto a destra e vedi che le fotografie vengono automaticamente aggiunte alla raccolta rapida. Il numero a fianco a questo elemento cresce e nelle fotografie compare quel riquadro in basso a destra che indica che questa fotografia è momentaneamente inserita in una raccolta rapida. Un'altra opzione che hai per inserire le fotografie all'interno di questa raccolta è semplicemente quella di usare il tasto B e vedi che le fotografie vengono automaticamente aggiunte. Una volta che hai finito puoi andare semplicemente sulla tua raccolta rapida cliccandoci sopra ed ecco qua le tue fotografie che sono contenute e iniziare a fare le tue scelte. Non so, questa fotografia per esempio non ti piace più perché vuoi lavorare solo il paesaggio naturale, ti basterà eliminarla semplicemente premendo il tasto B o ricliccando sul pallino lì a fianco. Oppure, se vuoi cancellare tutte le fotografie, vai sulla raccolta rapida, tasto destro del mouse e vedi c'è l'opzione per cancellarla, oppure anche per salvarla come raccolta. Quindi una volta che hai scelto le tue fotografie e le hai messe nella raccolta rapida, hai anche questa opzione per salvarle direttamente in una raccolta. E come puoi vedere, quando dai il salva, appare direttamente la nostra raccolta di prova qua sotto nella sezione raccolte. Un elemento, come ti dicevo, fondamentale per la catalogazione che andremo proprio a approfondire nella prossima lezione. Ovviamente ora la nostra raccolta rapida è a 0, quindi possiamo di nuovo ripetere il procedimento e ricreare eventualmente altre raccolte. Quindi questo strumento di raccolta rapida ti permette di selezionare velocemente delle fotografie e raggrupparle in un elemento contenitore che si chiama raccolte, che poi vedremo nella prossima lezione. Una cosa importante da capire è che quando cancelli le fotografie da questo elemento, quindi dalla raccolta rapida, non le cancelli assolutamente ovviamente dal computer, ma neanche da Lightroom, quindi rimangono comunque all'interno del catalogo. Le raccolte sono degli elementi semplicemente trasversali e sempre virtuali che ti permettono di raggruppare le tue fotografie in base a determinati fattori.